News di calciomercato Inter, facciamo un po' di ordine all'inizio di questa settimana che secondo molti addetti ai lavori e non solo sarà con molta probabilità la settimana calda dell'Inter, la settimana in cui l'Inter sarà protagonista sul mercato. E allora, prima di partire con altri approfondimenti che stiamo creando e che stiamo realizzando in queste ore sui nostri canali, torniamo con il nostro format del lunedì che dà il via alla settimana, un format che avete molto apprezzato e all'interno del quale vi anticipiamo un po' quello che potrà accadere in questa settimana all'interno del mondo Inter. Una settimana in cui molti calciatori dell'Inter si trovano già in vacanza, altri sono ancora impegnati con le rispettive nazionali fino a mercoledì, quando scenderanno in campo gli ultimi interisti con le proprie selezioni, tra cui ad esempio Dzeko e Çalhanoğlu. Sono gli ultimi impegni, quindi per questa stagione prima della ripresa con i lavori ad Appiano Gentile nella prima settimana di luglio, per cui non ci sono oggi grosse novità all'interno di questa settimana per quanto riguarda le questioni di campo, mentre ovviamente tutto si concentra attorno al mercato, al calciomercato dell'Inter, perché siamo vicinissimi ormai ad una data molto importante, cerchiata in rosso sul calendario nerazzurro, quella del 30 giugno, importante per due motivi. Intanto perché lo stesso Marotta ha detto di voler consegnare a mister Simone Inzaghi la squadra pronta per fine giugno. Questo perché da un lato ovviamente giustamente prima si fa mercato e meglio è, perché così metti il mister nelle condizioni di poter lavorare con anticipo e di poter programmare al meglio la nuova stagione. Dall'altro lato però anche perché le esigenze economiche comunque spingono affinché si facciano determinate operazioni prima che si chiuda questo bilancio al 30 giugno. E allora, amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, innanzitutto ben ritrovati all'interno di questo nostro episodio di oggi. Vi invito subito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al nostro canale cliccando subito qui sotto sul tastino iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, degli approfondimenti che andremo a pubblicare nelle prossime ore, ma soprattutto non vi perdete nemmeno le nostre dirette. Ogni giorno, ormai da 2 anni a questa parte, alle 19:30, appuntamento fisso per approfondire le notizie che oggi vi riporto invece in maniera più sintetica e compressa, visto il format dell'episodio più breve. Quindi vado a darvi un flash delle varie notizie, di quello che ci possiamo aspettare in questa settimana, e parto da un nome pesante, ovvero quello di Paulo Dybala, e parto da Dybala proprio perché sono le ore veramente decisive e non vado a ritirare fuori quel solito detto delle 48 ore decisive che è diventato tristemente noto nelle sessioni di mercato, anche se devo dire che quest'anno, quando abbiamo dato delle tempistiche, noi di Passione Inter spesso ci stiamo azzeccando, come quando vi avevo anticipato che la bomba mediatica, tra virgolette, su Dybala Inter sarebbe uscita proprio in un determinato motivo, ve l'avevo spiegato e così è stato, ma lo stesso per quanto riguarda l'incontro definitivo con Perisic, che poi ha portato l'addio del croato. Ma a parte questo, per Dybala finalmente si vede il traguardo di questa operazione che nasce da molto lontano. Dybala ha scelto l'Inter ha scelto di puntare su Dybala già da tempo, e l'ultimo incontro avvenuto tra le parti, chiaramente così alla luce del sole, aggiunge ulteriori dettagli positivi in questa operazione, ma è stato un incontro in cui, come abbiamo letto poi nelle ore successive, si sarebbe presentata una certa distanza tra la domanda e l'offerta, ma mi sento di dire che si è trattato solo e soltanto di un gioco delle parti, anche abbastanza normale in questo caso. Adesso aspettiamo che avvenga già in queste ore un nuovo contatto tra le parti, poi penso che già in questa settimana possa avvenire l'ultimo decisivo incontro che servirà però per mettere le firme sui contratti. Aggiungo anche un ulteriore dettaglio, poi ne riparleremo, il fatto che alcuni stiano scrivendo anche in queste ore, ma non solo, che Dybala ha scelto l'Inter perché non aveva altre offerte importanti sul tavolo, per quello che so io non è minimamente corrispondente al vero. Quindi cerchiamo anche noi di non ridimensionare un colpo che secondo me invece è molto molto importante. Ancora prima di Dybala però attenzione, perché si sta decidendo in queste ore un po' la situazione su Raul Bellanova. Ho una persona che conosce molto da vicino e molto bene Bellanova, che mi ha parlato positivamente di questa operazione che dovrebbe chiudersi attorno ai 7-8 milioni di euro in favore del Cagliari, più probabilmente anche il prestito di un giovane giocatore della primavera dell'Inter appena laureatasi campione d'Italia. Sono quindi queste le indiscrezioni che stanno un po' circolando. Tutto fa pensare che dovrebbe essere appunto Bellanova, questo esterno destro
che verrebbe aggiunto alla batteria degli esterni a disposizione di mister Inzaghi, il primo colpo non a parametro zero di questa sessione estiva dell'Inter. Ne abbiamo tra l'altro parlato in maniera più approfondita di questo profilo in un altro episodio che metterò nelle schede qui sopra per chi ci segue da YouTube ed in descrizione invece per chi ci segue in podcast. Questo sprint su Bellanova però volevo dirvi, per me è un altro messaggio importante anche in ottica Bremer e mi spiego. Gli agenti di Bellanova, l'entourage di Bellanova di fatto è lo stesso di Bremer e nonostante i giornali continuino a parlare anche stamattina di altri club come il Milan e non solo, anche altri club dall'estero che si starebbero inserendo su Bremer, a noi risulta che lo stesso Bremer comunque la sua scelta sull'Inter l'abbia già fatta, l'Inter a sua volta abbia scelto già da tempo di fare il grande investimento di quest'anno proprio su Bremer, quindi diciamo che l'affare Bellanova, che si può definire proprio anche nelle prossime ore, oltre all'aspetto tecnico di un giocatore comunque molto interessante per quanto riguarda la formazione di Inzaghi, è anche un'operazione che va a rafforzare i rapporti con l'entourage del giocatore brasiliano, in questo caso Bremer, che sta aspettando soltanto che l'Inter chiuda la trattativa con il Torino e che un Torino che spera sempre invece di innescare questa asta che però al momento non sta facendo breccia anche per la volontà del calciatore, va detto. Io rimango fiducioso su Bremer sicuramente, anche se ad oggi non ho notizie di nuovi incontri, di nuovi contatti col Torino in questa settimana, per cui è una trattativa che forse rimane un attimino in stand-by, ma dicevo, l'Inter ha deciso di andare dritta a prescindere da tutto quello che potrà accadere in difesa. E che cosa può accadere in difesa? Mi riferisco ovviamente a Milan Skriniar. La situazione di Skriniar, purtroppo devo dire che l'interesse da parte del PSG, soprattutto del PSG, è reale. Da quello che mi ha detto un collega giornalista francese, però cerco anche un po' di rassicurarvi su questo, mi hanno detto che in Francia la situazione non viene descritta così spinta come invece la spingono in Italia, dove sembra qui in Italia che la partenza di Skriniar sia ormai imminente, ma come lo sembrava quella di De Vrij, poi di Bastoni e così via. Però è chiaro che dobbiamo prestare attenzione, stiamo parlando di uno dei club in assoluto più ricchi in assoluto e che soprattutto ha dimostrato negli anni che quando un giocatore effettivamente lo vuole, poi in un modo o nell'altro lo va a prendere. Ne parleremo in maniera più approfondita di questa situazione in un contenuto a parte. Qui mi limito a dire che per ora l'Inter non ha aperto la trattativa e Skriniar ha già detto chiaramente che vuole restare a lungo all'Inter, anche in delle dichiarazioni molto molto recenti. È ovvio che se poi l'Inter accetta un'offerta molto alta da parte del PSG, Skriniar può anche dire di non voler andare, quindi può anche far tramontare lui stesso questa operazione, ma per me è difficile a quel punto rifiutare il PSG. Se l'Inter va ad accettare un'offerta molto alta, credo che anche per il giocatore sarebbe un'offerta altissima, molto molto difficile da rifiutare. L'unica cosa che dico su questo tema prima di andare al prossimo è che toccare Skriniar può essere molto pericoloso, quindi molta attenzione Inter a quello che viene fatto su Skriniar, perché dal punto di vista tecnico, per certi versi potrebbe essere anche sostituibile Skriniar. Non è assolutamente semplice perché per quanto sia uno dei migliori difensori in assoluto, secondo me viene ancora oggi anche sottovalutato, nonostante questo, però tecnicamente lo si può anche sostituire, anche se non è semplice, ma per me, per tanti motivi, è probabilmente l'ultimo giocatore che bisogna toccare in questa rosa. Quindi è vero che ha un contratto in scadenza nel 2023, ma lui dall'altro lato ha già dimostrato, ha già detto di essere pronto a rinnovarlo anche subito. Quindi attenzione Inter perché oltre alla valutazione tecnica in sede di trattativa con il PSG, bisogna tenere in considerazione anche la componente, diciamo, interismo o comunque leadership di importanza all'interno del progetto che per forza di cose, secondo me, devono far aumentare ancora di più a cifre enormi l'eventuale soglia al di sotto della quale non si tratta. Questo vale soprattutto per Skriniar, secondo me. Detto questo, Ausilio ha già incontrato l'agente Ramadani per parlare di Milenkovic. Milenkovic è chiaramente una mossa cautelativa perché potrebbe arrivare appunto questo rilancio da parte del PSG che farebbe un po' barcolare su Skriniar. Milenkovic sappiamo già, ve l'abbiamo già raccontato negli anni in realtà, che è un giocatore che l'Inter segue molto attentamente da diverso tempo, da diversi anni a questa parte, quindi non è un nome che viene fuori oggi per l'Inter. Tra l'altro era anche
uno dei profili più interessanti a livello di caratteristiche di numeri. Quando, ve lo ricorderete, qualche settimana fa avevamo realizzato un contenuto molto approfondito in cui eravamo andati alla ricerca del miglior difensore che l'Inter potesse andare ad acquistare in giro per l'Italia, per l'Europa, e Milenkovic, nonostante quest'anno sia stato secondo me un po' meno decisivo rispetto alla stagione prima, e forse Igor gli ha rubato un po' la scena, era comunque uno dei profili in assoluto più interessanti all'interno di tutti i nomi che abbiamo monitorato. Quindi è un'operazione anche da tener d'occhio, perché con la Fiorentina si potrebbe lavorare a qualche operazione di scambio, quindi lo stesso Milenkovic in scadenza 2023 potrebbe avere un costo molto contenuto, un impatto a bilancio nell'immediato molto molto contenuto per l'Inter. C'è chi sta parlando di possibile inserimento di Pinamonti nell'operazione, c'è chi sta parlando di addirittura di Dzeko. Io personalmente non ho notizie su questi scambi, ho però un'opinione, vi dico, in particolare su Dzeko, e in particolare su Dzeko voglio dirvi che io personalmente non lo venderei. Non lo venderei perché è un elemento molto positivo all'interno dello spogliatoio, e questo è importante nel momento in cui stiamo perdendo delle pedine a livello di leadership importante. E poi ad oggi è obiettivamente l'unico attaccante che ha determinate caratteristiche. È chiaro che non mi aspetto che giochi sempre titolare, però averci un altro attaccante con queste caratteristiche è molto importante. E anche se dovesse tornare Lukaku, avresti comunque in casa il vice perfetto di Lukaku, che era stata un po' la grande lacuna all'interno della rosa che poi ci aveva portato allo scudetto. Quindi io cercherei più che altro magari di privarmi di Correa, anche se so che è difficile e so che Correa renderà di più di quello che abbiamo visto quest'anno. Ma visto che ho citato Lukaku, andiamo avanti. Attenzione, perché da qui al 30 giugno comunque scadono i benefici del decreto crescita, quindi mi aspetto che l'ultimo tassello di questo mosaico, ovvero l'incontro definitivo tra Lukaku e il Chelsea, per capire se effettivamente si può spingere verso il ritorno all'Inter, potrebbe avvenire molto molto presto, perché la scadenza, la deadline ormai del 30 giugno è vicina. Io continuo a pensare che sia molto difficile pensare al ritorno di Lukaku all'Inter. Se però le parti stanno continuando ad andare avanti, vuol dire che degli spiragli ci sono. Se è nell'interesse di tutti chiudere entro il 30 giugno, ci siamo ormai, quindi aspettiamoci novità già in questa settimana molto probabilmente. In chiusura sono slittate le visite mediche di Mkhitaryan, che potrebbe sbarcare a Milano tra la seconda metà di questa settimana o al più tardi all'inizio della prossima. Ha avuto questo infortunio che ne ha un po' ritardato l'iter delle visite mediche, le firme dei contratti, eccetera, eccetera, con l'Inter, però ci siamo quasi, manca solo il passaggio formale, quindi dell'annuncio con l'Inter. Infine ci aspettiamo delle novità anche su Aslani già in questa settimana, perché dopo una prima fase in cui vi dico tutto, anche in retroscena, c'è stata una prima fase in cui anche dal fronte Empoli abbiamo ricevuto delle notizie, abbiamo potuto fare le nostre verifiche. In questo momento però le fonti si sono fatte un po' più silenti sul fronte Aslani e sul fronte discussioni in corso con l'Empoli. Questo mi dà un po' l'idea di una operazione giunta alle fasi finali, quindi si stanno parlando anche di più ipotesi come possibili contropartite tecniche che potrebbero entrare nell'operazione, con giocatori di proprietà Inter che potrebbero andare ad Empoli. Quindi è un'operazione che si avvicina alla chiusura, che potrebbe avere un impatto anche qui sul bilancio, che nell'immediato sarebbe pari quasi a zero probabilmente. Quindi è un'operazione molto molto interessante che l'Inter fa anche in ottica futura, in ottica progettuale. Questo è il punto della situazione, quindi con le tappe più importanti in vista di questa settimana. Ce ne saranno molte altre, quindi in diretta alle 19:30 vi terremo aggiornati con gli sviluppi ogni giorno, e soprattutto vorrei confrontarmi con voi su alcune delle questioni che ho sollevato all'interno di questo episodio di oggi, per cui vi aspetto in diretta. Inoltre vi ricordo, prima di salutarvi, che essendo lunedì, oggi come ogni lunedì alle 22 ci sentiamo nel club di Passione Inter, quindi passate subito su www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra community, perché ci sentiamo come ogni lunedì sera dalle 22 per parlare di tanti temi e confrontarci anche su alcune notizie che abbiamo raccolto in queste ore, che poi vi riporteremo nei prossimi giorni. Per cui mi raccomando, passioneinter.club. Prima di lasciarvi vi consiglio di recuperare l'episodio del nostro Simone Frizza, che ha disegnato l'Inter 2022-2023 mettendo sul campo la formazione. Voglio sapere che cosa ne pensate, per cui ve la metto in descrizione per chi ci sta seguendo dal podcast, mentre per chi ci segue da YouTube ve la metto qui, vi basta cliccare, e aspetto i vostri commenti all'interno di questo episodio.